Ci sono situazioni in cui il rischio non nasce da un fatto evidente. Nasce da un passaggio piccolo, una porta che si apre, uno spazio chiuso, pochi secondi per decidere, una persona accanto a te, una sensazione vaga ma chiara. Questa situazione non mi convince. Ed è proprio lì che molte persone sbagliano. Perché quando stanno per salire in ascensore con una persona che non le convince, quasi tutti fanno uno di questi errori. Entrano lo stesso per non sembrare strani, si fanno bloccare dall'imbarazzo, minimizzano il segnale oppure entrano e poi si trovano chiusi in uno spazio che non volevano davvero condividere. E invece, in questi casi, la cosa più importante non è sembrare normali, è scegliere bene prima che la porta si chiuda. Oggi vediamo proprio questo. Cosa fare se stai per salire in ascensore con una persona che non ti convince? Quali sono gli errori più comuni? Come decidere senza farti bloccare dall'imbarazzo? E come usare quei pochi secondi in modo intelligente? Perché anche qui la sicurezza non nasce da grandi gesti, nasce dalla libertà di dire no a una piccola situazione sbagliata. Questo è l'errore più comune di tutti. L'ascensore arriva, la porta si apre, c'è già qualcuno oppure sta per entrare insieme a te e una parte di te sente subito che qualcosa non torna, ma poi il cervello costruisce la solita frase: vabbè, sono pochi secondi, vabbè, faccio in fretta, vabbè, è solo un piano, vabbè, non posso farne un caso. Ed è proprio lì che ti tradisci, perché il punto non è quanto dura il tragitto, il punto è questo: stai entrando volontariamente in uno spazio chiuso, stretto, senza vera via d'uscita immediata, con una persona che non ti convince. E questo basta già per prendere sul serio il segnale. Quindi la prima regola è questa: non minimizzare una cattiva sensazione solo perché il tempo previsto è breve. Breve non significa irrilevante. Questo è il cambio mentale più importante dell'episodio. Molte persone si incastrano nella domanda sbagliata: starò esagerando? Sarà davvero pericoloso? Sarà solo una mia impressione? Ma non è questa la domanda più utile. La domanda giusta è: ho davvero bisogno di entrare adesso? Perché questa domanda ti libera, ti riporta sul piano pratico. Se la risposta è no, la situazione è già molto più semplice. Aspetti, lasci andare l'ascensore, prendi quello dopo, usi le scale se il contesto e le condizioni lo consentono. Ti sposti. Questa è una regola fortissima, perché ti ricorda che non sei obbligato a entrare solo perché l'ascensore è lì. Questo succede continuamente. La persona ti guarda, la porta è aperta. C'è quel secondo in cui tutti si aspettano che tu faccia qualcosa. E allora l'imbarazzo ti spinge dentro, per non sembrare maleducato, per non sembrare diffidente, per non creare un piccolo momento strano, per non dover spiegato, per non sentirti fuori posto. Ma qui c'è una regola fondamentale. L'imbarazzo sociale dura pochi secondi. Una scelta sbagliata in uno spazio chiuso può durare molto di più. Quindi, se qualcosa non ti convince, il tuo obiettivo non è evitare l'imbarazzo, è evitare l'errore. Questa distinzione vale tantissimo, perché ti restituisce il diritto di dire no senza doverlo giustificare a nessuno. Questo punto è decisivo. Molte persone trattano l'ascensore come un passaggio neutro. Sali, scendi, pochi secondi e basta. Ma l'ascensore non è neutro. È uno spazio chiuso, è uno spazio piccolo, è uno spazio con distanza forzata, è uno spazio dove la porta decide il tempo, è uno spazio dove il tuo margine fisico si riduce moltissimo. Quindi una regola semplice è questa:
Non pensare all'ascensore solo come un tragitto, pensalo come a un ambiente. E appena lo pensi così, capisci meglio perché una piccola sensazione di disagio lì dentro pesa più che altrove. Questo è uno dei punti più importanti di tutto l'episodio. Molte persone fanno così. Sentono disagio prima di entrare, entrano lo stesso, poi dentro si sentono peggio. Ma a quel punto il margine è già molto più basso. Quindi la regola è chiarissima. Se il dubbio ti arriva prima che la porta si chiuda, è lì che va ascoltato. Non dopo, non mentre sei già dentro, non mentre stai cercando di comportarti normalmente, non quando ormai ti sei infilato nella situazione. Il momento migliore per decidere di non entrare è esattamente quando senti il segnale, non un secondo dopo. Questo è un errore che blocca tante persone. Sentono che non vogliono entrare, ma pensano di dover giustificare la scelta. Aspetta un attimo, ho dimenticato qualcosa, devo fare una chiamata, vado dopo, prendo quello dopo. Va bene anche così, certo. Ma la verità è che non hai bisogno di una scusa perfetta. Puoi semplicemente non entrare. Puoi fare un mezzo passo indietro, puoi lasciare chiudere la porta, puoi aspettare il prossimo ascensore. La sicurezza qui non ha bisogno di una frase brillante, ha bisogno di una decisione semplice e questa è una liberazione enorme. A volte il segnale arriva tardi. Entri, le porte stanno per chiudersi e solo lì senti che la situazione non ti convince davvero. Anche qui molte persone sbagliano in due modi: o vanno nel panico o si spengono del tutto. La cosa giusta sta nel mezzo. Se sei già dentro non devi fare scene inutili, ma non devi nemmeno diventare passivo. Resta presente, resta orientato. Non abbassare gli occhi sul telefono, leggi lo spazio, tieni postura e attenzione. Mantieni controllo su ciò che puoi controllare. Perché anche se il margine è minore, non è zero. E soprattutto non devi aggiungere confusione interna a una situazione che stai già leggendo come scomoda. Questo errore torna spesso e qui è fortissimo. Entri in ascensore con qualcuno che non ti convince, ti senti a disagio e allora abbassi gli occhi sul telefono. Fingi di leggere, fingi di scrivere, ti nascondi nello schermo. Ma in quello spazio piccolo il telefono non ti protegge. Ti scollega, ti fa perdere attenzione, ti fa perdere lettura, ti fa perdere postura, ti fa perdere presenza. La regola qui è semplice. Il telefono non deve essere il tuo anestetico sociale in uno spazio chiuso. Se il contesto non ti convince, resta presente. Questo è il cuore pratico della puntata. Molte persone si complicano la vita perché trattano come inevitabile ciò che inevitabile non è. Se puoi prendere l'ascensore dopo, prendilo dopo. Se puoi aspettare, aspetta. Se puoi fare un passo indietro, fallo. Se puoi scegliere un altro momento, un'altra cabina, una diversa soluzione, fallo. La sicurezza quotidiana spesso non è eroismo. È evitamento intelligente di un contesto non necessario. E allora una regola d'oro è questa: se puoi evitare uno spazio chiuso che non ti convince senza un costo reale, lo eviti. Non per paura, per buonsenso. Questo è un punto molto umano. Il cervello ti dice: se non entro sembrerò strano, se faccio un passo indietro si noterà, se lascio andare l'ascensore creerò un momento imbarazzante. Forse sì, per qualche secondo, e poi finisce. Ma la tua scelta resta.
Quindi devi imparare a valutare bene i pesi. Da una parte hai qualche secondo di lieve imbarazzo sociale, dall'altra hai la possibilità di non entrare in uno spazio chiuso che non ti convince. La scelta, se la guardi bene, diventa molto più facile. Questo è il cuore dell'episodio. Quando stai per salire in ascensore con una persona che non ti convince, il tuo obiettivo iniziale non è capire perfettamente chi sia, non è decifrarla, non è sapere se davvero ci sia un pericolo, non è dimostrare sicurezza, non è sembrare rilassato. Il tuo obiettivo è molto più semplice. Non consegnarti a uno spazio chiuso senza necessità. Questo cambia tutto, perché ti riporta alla tua libertà di scelta. Non devi provare che il rischio esiste. Ti basta sapere che non hai motivo di accettare quella situazione. E questo è già sufficiente. Ti lascio una sequenza pulita. Stai per salire in ascensore e qualcosa non ti convince. Non minimizzi solo perché il tragitto sarà breve. Non lasci che l'imbarazzo decida per te. Ti chiedi se hai davvero bisogno di entrare proprio adesso. Ricordi che l'ascensore è uno spazio chiuso, non un dettaglio neutro. Se il dubbio nasce prima di entrare, lo ascolti lì. Non hai bisogno di una scusa perfetta. Se puoi evitare, eviti. Se sei già dentro, non vai nel panico, ma resti presente, senza spegnerti nel telefono. Il tuo obiettivo non è capire tutto dell'altra persona, è non regalare te stesso a uno spazio chiuso che non vuoi davvero condividere. Questa è già una gestione molto più intelligente della media. Questa è la frase che voglio lasciarti. Quando stai per salire in ascensore con una persona che non ti convince, il rischio più grande non è solo quella persona, è l'imbarazzo. L'imbarazzo che ti spinge a entrare, l'imbarazzo che ti fa dire vabbè, l'imbarazzo che ti toglie il diritto di fare un mezzo passo indietro, l'imbarazzo che chiude la porta al posto tuo. E invece la tua forza in quel momento è molto semplice. Riconoscere il segnale, decidere prima che la porta si chiuda, non entrare solo per evitare un secondo di disagio sociale. Io sono Enigma e anche qui la logica resta la stessa. Niente panico, niente paranoia, ma nemmeno sottomissione all'imbarazzo quando il tuo istinto ti sta già dicendo di fermarti. Solo una domanda. Cosa fare subito? Con questo video si chiude questa prima serie di 30 episodi. Abbiamo parlato di casa, strada, viaggio, auto, luoghi pubblici, primi segnali, errori istintivi, scelte semplici che cambiano molto. E il filo conduttore è sempre stato uno solo. La sicurezza quotidiana non nasce da gesti eroici, nasce da decisioni piccole, prese qualche secondo prima, con un po' più di ordine e un po' meno di riflesso. Se c'è una frase che riassume tutta la serie è questa: non devi controllare tutto, devi evitare di regalare margine nel momento sbagliato. E se questa serie ti è stata utile, il passo successivo naturale è molto semplice: aprire una seconda stagione, ma solo se lo desiderate davvero, quindi fatemelo sapere nei commenti. Perché la vita reale è piena di altre situazioni in cui il problema non è il grande evento, è il primo minuto. Ed è proprio lì che si decide molto più di quanto sembri.